Con il libro che conclude la legge, la Torah, possiamo davvero cominciare proprio dall'ultimo capitolo, il capitolo 34 del libro del Deuteronomio, la morte di Mosè. In effetti non può che terminare così il Pentateuco, la legge di Israele, con Mosè ritto sul monte Nebo, che contempla quella terra nella quale lui non entrerà. Un famoso midrash ebraico ci racconta di un dialogo drammatico, quello di Mosè che implora fino alla fine di poter entrare nella terra della promessa e che alla fine, per amore e vicinanza al peccato del proprio popolo, non vi entrerà. Il libro in greco si intitola Deuteronomio, seconda legge, ma in ebraico in realtà si intitola Parole, semplicemente. Sono le ultime parole che Mosè pronuncia dinanzi al suo popolo prima di salire verso il monte Nebo per il suo ultimo esodo, prima della sua morte. Eppure il titolo greco, seconda legge, contiene al suo interno un doppio significato. Da una parte questo racconto di Mosè che rivisita la propria storia, la storia del proprio popolo, ma all'interno di questa rivisitazione c'è anche una tradizione che diventerà una delle più importanti nella Bibbia stessa, la tradizione deuteronomista, che rappresenta un tentativo davvero decisivo di riforma all'interno della storia di Israele. Per questa ragione, all'interno del Deuteronomio, noi ci troviamo di fronte ad alcuni testi che finiranno per avere una importanza decisiva nella storia di Israele e nella spiritualità di Israele. Basti pensare al capitolo 6 del Deuteronomio, che tutti ricordano con le due parole iniziali, Shema Israel, ascolta Israele. Ogni pio israelita, ogni giorno, ogni mattino inizia la propria preghiera, la propria giornata con queste parole, perché sono le parole al cui interno viene incastonata di nuovo la legge, le 10 parole, il decalogo che Dio ha donato al suo popolo. Quello che è bello nel libro del Deuteronomio è questo tentativo di rivisitazione e di riappropriazione. È come se Israele, nei suoi tentativi di riforma, cerchi di ricomprendere il testo e ciò che scopre Israele è il cuore di questa legge. Appunto, non una legge, una relazione legalista, ma una legge che deve essere impiantata nel cuore, che deve essere vissuta e praticata nell'amore. Sentite il cuore di questa legge al capitolo 6. Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Te li legherai alla mano come un segno, ti saranno come un pendaglio tra gli occhi e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte. Chi vuole capire Israele, chi vuole capire l'Antico Testamento, così come il Nuovo Testamento, deve rileggere Deuteronomio 6. Ascolta Israele, perché qui Israele fa esperienza del proprio tragitto e fa esperienza che questo tragitto è un tragitto, un percorso che Dio ha fatto percorrere Israele per questo motivo. Ricordati di tutto il cammino che il Signore ti ha fatto percorrere per umiliarti e per metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore. Questo versetto secondo del capitolo 8 è straordinario. Israele rivisita se stessa e la propria storia e il proprio testo sacro e comprende che tutto è avvenuto affinché Dio potesse conoscere il cuore dell'uomo, il cuore di Israele. E penso sia legittimo pensare anche il contrario, che nel suo percorso Israele
abbia potuto e voluto conoscere il cuore stesso di Dio. Ritorniamo dunque all'ultimo capitolo del libro, il 34, che è anche la chiusura del Pentateuco, la morte di Mosè, questo momento che è allo stesso tempo tragico e amoroso. Sentite la parola che Dio ordina al suo amico Mosè. Sali sul monte, contempla la terra di Canaan, muori sul monte. Tu vedrai la terra davanti a te, ma là non entrerai. Sembra la vendetta di Dio che non vuole perdonare il proprio amico. Però anche qui bisogna leggere con cautela, anzi bisogna leggere con il cuore. In un commento ebraico a questo brano si legge che Mosè morì non per ordine del Signore, ma per la parola, per la bocca del Signore. E nel commentario si legge baciato dal Signore. Che tragica bellezza mirare Mosè che contempla la sua terra, quella terra per la quale per così tanti anni ha combattuto, ha camminato, e lì ritto sul monte accettare la sua sorte, la sua comunanza con il peccato del popolo che ha portato sulle proprie spalle. C'è un uomo, anch'egli abbandonato nella morte, nella solitudine di un campo di concentramento, il pastore luterano Dietrich Bonhoeffer, che scrive la poesia sulla morte di Mosè, un testo straordinario che esprime questo momento. Sulla vetta del monte sta Mosè, l'uomo di Dio, il profeta. I suoi occhi guardano fissi verso la santa terra promessa. Così mantieni, Signore, quel che hai promesso. Mai hai mancato con me alla tua parola. Per me hai fatto cose mirabili. L'amarezza hai trasformato in dolcezza. Attraverso il velo della morte fammi vedere il mio popolo che si reca alla solenne festa. Tu che punisci i peccati e perdoni volentieri, Dio, io l'ho amato questo popolo mio. Che io abbia portato i suoi pesi e la sua vergogna e vista la sua salvezza, di più non mi bisogna. Tienimi, afferrami, il bastone mio sprofonda, Dio fedele, preparami la tomba. Qualcuno ha scritto che appartiene solo agli uomini davvero grandi lottare per una vita intera per i propri ideali e non poterne vedere la piena realizzazione. È ciò che è accaduto a Mosè. Buona lettura.